Un attimo. No, sotto. Mani da maniscalco. No, le mani. Lo stavo per dire. Le devo. Oddio, aiuto. Buon pomeriggio con il consueto si dice, consueto puntualità, siamo in onda su Radio Centrale, io sono Filippo Nardi, questo è Romagna Calling, qui a Ronta è mezzogiorno in punto, dove siete voi non lo so perché noi viviamo in un altro spazio temporale. C'è una sorpresa per tutti quanti che pensavo fosse domani, invece oggi abbiamo un ospite per Guess My Job che è qui con me. Ciao a tutti. È un po' rauco, quindi io Sì, subito ho detto che fa il ghiacciata. cantante lirico. Quasi. Ho preso una ghiacciata con l'aria condizionata. Presente. Luca, mi chiamo Luca. Grazie di essere venuto, spiego un attimino come funziona Guess My Job. Luca io non l'ho mai visto, non lo conosco, io ho 2 ore per indovinare che lavoro faccia, chiedendo domande, lui mi risponde sì o no. Tra un'oretta, se non ho indovinato, mi dai qualche indizio, Certo. perché vogliamo anche parlare del lavoro che fai, Certo. perché se è un lavoro particolare. Parliamone. Allora, partiamo col primo pezzo di musica e poi partiamo con Guess My Job. E Barry White, What Am I Going to Do With You? Ok, io sto mangiando un pasticcino perché il papà del nostro stagista, fatto gli anni, ci ha portato, come si chiama questa gelateria? Grand Prix, buonissime, che qua dietro, no? Allora, anche oggi a studio pullula di gente, abbiamo le veline, salute veline, vai. Ciao. Poi abbiamo il grandissimo Roberto Lighi, il dilettore, come dicono i cinesi, il fluffer, il Jimmy, e il nostro amico che giocherà con noi a Guess My Job. Però prima salutiamo gli sponsor, i nostri sostenitori. Ciao Max a Mondo Verde che li annaffia come Dio comanda, perché fa un caldo. Le ragazze saretine, c'è povero Marcello che sarà aprendo e chiudendo gli ombrelloni e Simoncino che lava i piatti, e poi tutta la banda di del Papete, che ormai la stagione è partita. Sai cosa ti dico? Dicono che oggi gira questa voce che dalle 17 alle 20 c'è un DJ di un fascino, però rimane senza nome, è un uomo misterioso che arriva e sparisce, un po' come una lacrima nella pioggia o come una puzzetta nel vento, sai, sparito. È una metafora. Roberto, disperato. Ok, partiamo con Guess My Job. Nome? Luca, Il cognome non te lo chiedo. Non lo Di possiamo dove dire. sei? di Cesena qui. Ok, allora, e tu fai un lavoro, diciamo, particolare. Decisamente. Decisamente particolare. Allora, voi che non lo vedete, io lo vedo. È un uomo abbronzato, in forma fisica, vestito bene, non è sporco, quindi non penso... O magari si è cambiato, magari svuota le fosse biologiche, ma si è cambiato prima di qua. Ho indovinato? No. Sarebbe stato... fai un lavoro a contatto col pubblico? Parzialmente sì. Quando dicono parzialmente proprio diventa difficile. Perché comunque sì, lavoro anche con della gente che viene da me per un servizio. Stavo per la prossima domanda, che tu fornisci un servizio. E una consulenza all'occorrenza. Ok, ed è un... potrei essere un tuo cliente io? Potresti? Tutti quanti? No, non tutti quanti. Non tutti? Non tutti quanti, ci sono dei requisiti. Fai il proctologo? No. Mi sarebbe piaciuto, è stato un sogno dell'infanzia che poi È si è vero? infranto. No, non è vero. Cioè, vorrei fare il proctologo da grande. Ok. Quando alle elementari la maestra ti chiede che lavoro vuoi fare da grande, io il proctologo. Bellissimo. Tutti il pompiere, Io ho l'astronauta. sbiancamento dell'ano, perché questa è una cosa che sta andando a ruba al nord, che ci vuole niente, c'è un certificato, vai lì e spennelli e ti pagano. Ok, fare un servizio non è per tutti, per me potrebbe, ma allora sto cercando di capire perché io potrei essere tuo cliente e un'altra persona no. Ma ha a che fare con essere uomo o donna? No. Ok, no, ma mandiamo un pezzo di musica e poi ci penso. Allora, Yes, Owner of a Lonely Heart.
Talk, life is what you make it. Io sono Filippo Nardi, siamo qui a Romagna Calling. Con me c'è Luca che è venuto a giocare a Guess My Job, che è un giochino che è per chi si è appena sintonizzato. Io faccio delle domande perché dice di fare un lavoro particolare. Allora, non è un proctologo, perché appurato questo. Ok, fai un lavoro che la gente viene da te per un servizio. Per un servizio o una consulenza. Ok, però non tu, cioè io potrei essere il tuo cliente, ma non tutti. Sì, non tutti possono esserlo. Ok, sei un artigiano? Cioè, non nel senso tradizionale del termine. Vabbè, no, bocciato. Pensiamo a mettere un altro pezzo di musica. Allora, cosa abbiamo, Robby? Ah, Bobby Brown, tu can play that game. Bobby Brown, tu can play that game, come due di noi stiamo giocando a Guess My Job. Allora, Luca fa un servizio, non si ritiene un artigiano, ma tu produci un prodotto? Produco un prodotto... Cioè, fisico? Un oggetto? Cioè, ok, un prodotto? Sì, diciamo di sì, non è un oggetto però. Cioè, un prodotto che non è campo alimentare? No. Posso fare un altro? Allora, non è un prodotto. Se è un prodotto. Sì. Ok. Sto cercando il campo, no? Ha a che fare con l'estetica, cioè non l'estetista, cioè l'estetica tipo qualcosa che abbellisce. Ha a che fare con il senso del bello. Fai delle rifiniture particolari alle pareti? No. Pensavo no, sarebbe un oggetto quello. No, stucco veneziano, sai quelle rifiniture. No, capito. Ok, faccio un altro, dai. Dai. Allora, a che fare col bello? Col senso. Con l'edile? No. Edilizia niente, quindi non è niente con i parquet, battoni, mosaici, niente? No. Ma porca miseria, ok. Dai, andiamo avanti. Ah, bellissimo, Alphabet, Big in Japan. No. Ok, Lenny Kravitz si tentò. C'è qui Luca che mi sta facendo, cioè esce il vapore delle orecchie qui a Guess My Job perché sta dicendo delle cose che non hanno nessun senso. Ma appena detto che gli ho chiesto di guardare le mani, no, le mani le devo tenere in una buona condizione. Poi ha detto che abbiamo chiesto anche quale sarebbe il suo disco limone. Ha detto: ma io una musica sottofondo non mi serve. Perché c'ha un sottofondo. C'è già un sottofondo. Io non sto capendo più niente. Che ore sono? Fra 10 minuti comincio a chiedere degli indizi perché mi fa venire il mal di testa. Allora, fai un servizio. Io potrei essere un tuo cliente. Non è nell'edilizia, non è nell'alimentare. Insegni qualcosa? Occasionalmente sì. Quindi tu fai una cosa particolare, probabilmente che non ce ne sono tanti in giro, quindi ha bisogno, per nulla. Uno che ha voglia di fare questo mestiere ha bisogno di te per insegnarlo. Esattamente. Poi qualcuno, il dilettore, il grandissimo Roberto Lighi, prima ha messo Alphabet Big in Japan e ha detto che non era un caso. Ha a che fare con l'Asia? In buona parte. Ok, allora stringiamo. Asia. Ok, in Asia, sushi, kimono, aspetta, posato, spade, arti marziali, fiori, cosa potrebbe in Asia? Ladyboy, cos'altro c'è in Asia? Buon appetito. Aiuto, ho un aiutino. Un aiutino. Esistono ma dei se tatuaggi. facessi il tatuaggiatore. No, non faccio il tatuatore, no, però perché saresti esistono... pieno di tatuaggi, se no. Ne ho solamente uno. No, ma i tatuatori sono pieni. Dammi un indizio, Luca, ti prego. Sì, esiste la rappresentazione di una componente importante del mio lavoro in tantissimi tatuaggi. Sì, qui ci arrivi, dai. Anche se molti si tatuano questa cosa non conoscendo il significato profondo, ma dettagli. Il fiore di loto. No, io ce l'ho io. Non mi sembra di vederlo. No, perché ho un fiore di loto, delfini. No. Io conoscevo un addestratore di delfini, tra l'altro. Non c'è, allora, tatuaggi, le onde, cos'è che fanno tutti i tatuati? Esiste proprio. E che ha a che fare con l'Asia? Sì. Allora, tatuaggi tipo geisha, sto pensando ai tatuaggi tipo giapponesi.
la maschera, siamo le sulla maschere, linea d'onda giusta. le maschere, No, i samurai, il geisha, il draghi, fiori di Le loto. stai dicendo tutte tranne quella. È vero. Davvero? Tranne quella, tutte tranne quella. C'è uno che ho detto tutti fare. Le stai C'è dicendo il tutte la categoria. Montefiuggi, quella. le onde, Guarda quella, le onde. Ne manca una. Fai il selfista, no? Ce l'ho detto tutti fuori. Forse è la più diffusa, tra l'altro. Forse è la più diffusa di tutte quelle che hai detto. Forse... Allora, draghi. Draghi, maschere, spade, geisha, samurai, tigre. No, Tigre. diventa un po' vabbè. complicato. No, sto pensando ai tatuaggi giapponesi. Anche io ce l'ho, guarda. C'è qui con noi Max Press. Ciao Max Press, che sono siamo pieni. Mandiamo una canzone. Ok, mandiamo una canzone perché sto andando in tilt. Cos'è? Elton John, Something About the Way You. Elton John, Something About the Way You, perché con il nostro programma l'ultima parola non ci sta, quindi... Allora, Luca è qui a giocare a Guess My Job, io sto andando ho delle grosse difficoltà, perché dice che una cosa ha a che fare con il suo mestiere è rappresentato in tutti i tatuaggi giapponesi, però lui sta sempre all'aperto, perché guardandolo è abbronzato il collo, che è il classico abbronzatura da chi lavora nei campi, chi fa il muratore, tutto quello, però di questi Poi essendo diversamente folto, anche la testa si abbronza. Sai che c'è un raduno prossimamente dei pelati? Sì. L'ho mandato a Roberto, o come dite voi, teste plede, giusto? Ok. Allora, io chiedo, tu hai imparato questo mestiere in una scuola? O un Diciamo corso? che Si può imparare? Si può imparare, non si impara direttamente questo mestiere, ma si imparano le conoscenze scientifiche di base per poterlo svolgere. Diciamo che è un mestiere, quando ho dovuto spiegare al commercialista cosa volevo fare di lavoro, c'è stato da ridere. Quindi Ok. diciamo che la passione è alla base di tutto, senza quella non si va da nessuna parte, ma se poi nel mio mestiere non ci sono le conoscenze scientifiche adeguate, ci si ferma a un certo punto. Ok. Non si può diventare un'eccellenza. Ok. E allora, non per fare conto in tasca, ma si vive bene con questo mestiere? Io ci vivo. Cioè, non è che uno si fa la villa in Sardegna e la barca, cioè non è una roba che la gente paga tanti soldi per fare questa cosa. Non è neanche il fine, forse. Non è neanche il fine, perché da un po' di anni a questa parte, sai, con l'età, la priorità diventa la pace, ecco, e la serenità e la tranquillità. E al di là di quello esiste un filone anche di questo mio lavoro molto, diciamo, economicamente molto elevato, ma non è nel mio range, nel mio interesse. Preferisco, comunque insomma ci vuole una preparazione scientifica non banale. Però è un bel vivere, diciamo. Sto bene. Cioè non è che tipo un artista che soffre. No, sto bene. Allora, bene, ok, io chiedo l'aiuto al pubblico. Il pubblico oggi c'è. Ok, Scodella, vai con l'indizio. Guardalo bene. C'ha un indizio addosso. Vabbè, io lo descrivo perché a casa è vestito, è molto pulito, che questa è la cosa che io noto subito. C'ha una ciabatta, un jeans, una camicia di lino e una maglietta bianca. No, non è bianca. Non è bianca. Ah, no, c'è una scritta sulla maglietta. Che è una mappa, sembra un mappamondo. No, Sanché. Ok. Tu produci una bevanda? No. Porco miseria, pensavo hai capito dove stavo andando a parare? Non guardare la scritta, guarda solo il disegno. C'è un disegno Faccio come Superman. astratta, c'è un disegno astratto sulla maglietta che a me sembrava prima un mappamondo, poi pensavo, ma non capisci cos'è? Posso darti un indizio? Sì, vai Robert. Poi lo indovina? Sì, no, dai, vai. Acqua. Ma che cos'è quella roba lì? Aspetta un attimo, sto cercando di capire cosa ha sulla maglietta. A me sembra un disegno random, sai quelli che fanno vedere i psichiatri? Cosa vedi? Cosa vedi qui? Sanké, che è una Sanké. Sanké, che è una parola asiatica. Giapponese, nello specifico. È una razza. Scusami un secondo, tu allievi pesci?
No, quelli arancioni, i carpi. Le carpe koi. Le carpe, veramente? Le carpe koi, sì, io allevo carpe koi. Però non ho capito da questo come Questa sono arrivato. È una sanche, è una varietà, questo è il pattern caratteristico della sanche. Fai l'allevatore di pesci. Carpe koi. Io sono un dottore in scienze ambientali con indirizzo marino biotico e allevo carpe koi, non solo progetto e realizzo laghetti ornamentali per carpe koi anche balneabili, quindi ci puoi fare il bagno con i tuoi pesci. Applauso. Un altro eccellenza romagnolo, cioè, ma è bellissimo sto mestiere. Ah, giusto, dei tatuaggi, l'unico che non ho detto, la cappa. Dei tatuaggi, tutto. E ti ho detto, uno si avvicina che è il drago, perché nella leggenda giapponese, quando la carpa raggiunge la porta sale tutto il torrente, insomma, diventa un drago. Poi hanno copiato i Pokémon da Magikarp che diventa Gyarados, quando evolve non hanno inventato niente. Un allevatore di pesce, ma bellissima sta cosa, ma anche quelli bianchi con le chiazze rosse. Quella è la Kohaku, è la varietà per eccellenza. Okay. La sanche, questo è il pattern caratteristico della sanche. Perché questo non rappresenta un pesce? Sì, è il pattern, la schiena, le macchie. Questo dall'alto. Giusto. È un pesce bianco, rosso e nero con delle macchie particolari. Ok, allora, domanda. Ma come ti è venuto in mente questo lavoro? Esatto, non potevo fare il mestiere classico come tutti gli altri. Diciamo che sin da ragazzino io ho sempre avuto la passione per gli ecosistemi acquatici. Passavo tutta la mia infanzia, nonché adolescenza, in giro per fiumi, laghi, laghetti, perché mi interessava osservare, raccogliere, studiare queste cose qua. Ma pensa. Ho sempre avuto acquari in casa finché un bel giorno non proposi a mio babbo, abitavamo in una casa in centro storico cesena, un palazzo del Settecento, di trasformare la corte interna in un laghetto, un progetto delirante al quale mio babbo, pur essendo ingegnere edile, non ha opposto resistenza. E questo progetto è stato poi l'inizio di tutto, perché da lì ho cominciato ad allevare pesci in questo laghetto e in maniera rocambolesca venni in possesso di qualche carpa koi di pessima qualità. Per l'epoca andavo ancora al liceo, quindi non c'erano ancora le importazioni dal Giappone che ci sono oggi. Sì. Ma mi sono trovato, non mi ricordo neanche bene come, qualche esemplare di questi pesci per le mani, mi ci sono innamorato subito e poi dopo da lì sono entrato nel bellissimo, è affascinantissimo, noi ci affascina tanto. Ho capito perché scodella, forse perché chi il pesce non ce l'ha, va a prendere uno da uno che alleva, puoi anche scegliere il pesce che vuoi. Esatto. Ho capito adesso. Cioè, abbiamo una canzone okay. Buon appetito. Sì. Ok, Rebel di David Bowie è qui con me Luca, che abbiamo indovinato, cioè con tanti aiutini, perché un po'. Era difficile. Tra l'altro è l'unico in Italia che fa questo lavoro, quindi è andato anche bene, che fa l'allevatore di carpe. Koi. Quelli che si vedono, quelli asiatici, quelle bianche, giapponesi, rosse, nere, sì, arancioni, gialle, cioè hai anche una carpa di 38 anni, mi ha detto. Sì, 2. Però sei un'eccellenza italiana e romagnola, perché sei l'unico in Italia, mi ha detto. Sì, adesso in realtà ho anche diversi miei clienti che si stanno cimentando in questa cosa, stanno imparando e li sto aiutando, li aiuto piano piano a diventare anche loro allevatori e non solo importatori, perché in Italia esistono tanti importatori che comprano dal Giappone, selezionano in Giappone e rivendono in Italia, ma allevare qua è un'altra cosa. Che mi hai detto che sono pesci di acqua esterna, non li puoi tenere in casa, quindi uno deve avere un lago, sì, e due personaggi molto famosi erano appassionati, chi sono? Sì. Assolutamente, Freddie Mercury era un grande appassionato di carpe koi, aveva una collezione di pesci veramente importanti, e anche Elton John è un collezionista di carpe koi. Entrambi persone molto appassionate di pesci. In un certo senso. Buon appetito. No, beh, è così. Che strano. No, le carpe koi sono dei gioielli con le pinne, letteralmente dei gioielli con le pinne, e sono dei pet a tutti gli effetti, anche se noi non siamo particolarmente portati a pensare a dei pesci come degli animali d'affezione. Se non la puoi portare a spasso. No, non te la puoi portare neanche nel divano e nemmeno nel letto, però puoi andare a fare il bagno con loro nel lago e puoi accarezzarli, possono venire mangiati dalle mani, ti seguono per tutto il lago. Cioè tu ritieni la carpa un animale intelligente?
È chiaro che non ti fa la dichiarazione dei redditi se glielo chiedi, però, ha la sua forma di intelligenza. Neanche il mio gatto lo farebbe. Però ha una sua forma di intelligenza, ha una visione molto dettagliata dell'ambiente circostante. E ti riconoscono? Cioè, benissimo. Se ci metto io, ci metti te, vengono da te. Mi riconoscono. Dopo è chiaro che sono confidenziali con tutti, poi bisogna sapersi muovere in acqua, perché se uno starnazza come un'anatra ubriaca, i pesci si spaventano, stanno lontani e fine del gioco. Però mi dicevi anche durante la musica che ci vuole una preparazione, tu sei molto preparata anche nella scienza, anche bei geni. Dicevamo che per allevarle, tipo per scegliere il colore, il pattern delle loro pelle, cioè proprio c'è una scienza dietro. Non è come noi che abbiamo occhi azzurri e occhi marroni. Allora, diciamo che la genetica dei pesci è un po' più complessa rispetto a quella dei cani, dei gatti o degli esseri umani, nel senso che noi come esseri umani siamo diploidi. Per ogni carattere fenotipico, cioè che si vede, tipo il colore degli occhi, il colore dei capelli, ereditiamo un gene dal papà e un gene dalla mamma. Questi geni si mescolano, ci sono dominanze, codominanze, recessività, insomma diverse situazioni, e quello che viene fuori è il risultato della combinazione di questi due geni. Le carpe, per ogni carattere fenotipico, cioè carattere che si vede, che si manifesta, quindi il colore o il tipo di scaglie, perché non si distinguono solo per il colore ma anche per il tipo di scaglie, ereditano 2 geni dal babbo, 2 geni dalla mamma, quindi si dice sono tetraploidi, quindi 4 geni con tutte le possibili combinazioni. Però, quindi una genetica molto più complessa, molto meno prevedibile, e questo rende ancora più complesso il fatto di selezionare pesci di qualità. Ma chi l'avrebbe mai detto? Poi mi dicevi che ci sono tante varianti, c'è quello classico arancione, c'è quello bianco con le chiazze nere e rosse, c'è anche uno color senape, uno color verdolino. Poi ho visto, seguitelo sui suoi social, si chiama? Luca Ceredi Koi Farm, su Instagram, su Facebook, su TikTok. E c'è lui con questo lago dietro, c'è pesci tipo di un mezzo metro. Anche un metro, ce ne sono 3 che superano il metro. E non sono aggressivi, non mangiano quelli piccoli? Non hanno nessun tipo di aggressività né interspecifica né intraspecifica, cioè né tra individui della stessa specie né tra individui di specie diverse. Non hanno gerarchie nel laghetto, non c'è una gerarchia del dominante sugli altri. Le carpe sono pesci molto socievoli. Cosa mangiano? Hanno una dieta che va preparata prima, perché va studiata, va regolata. Sono animali con un'aspettativa di vita estremamente lunga, se li teniamo bene ce li portiamo via dietro tutta la vita. Quindi nel loro habitat naturale cosa mangerebbero? Sono scavenger, come si dice? Quelli che mangiano quello che trovano? Gruffolatori. Sono come... La carpa è come un cinghiale con le pinne. Ok, mangia qualsiasi cosa. Ecco, questo parliamo della carpa selvatica. La carpa koi, che è una carpa di allevamento, vive in dei laghetti generalmente con tanti esemplari, quindi il laghetto di per sé naturalmente non è in grado di soddisfare il fabbisogno nutrizionale di tutti gli esemplari. Che è pulito spesso. Sì, c'è un impianto di filtraggio che fa questo, che è la parte focale della progettazione che faccio, della realizzazione, perché senza quello non si va da nessuna parte. Quindi uno potrebbe venire da te e dire: io voglio fare un lago artificiale per poi metterci domani è esattamente quello che succede ultimamente. Poi tantissimi strutture ricettive come agriturismi, anziché fare la piscina col cloro, fanno il laghetto balneabile con le carpe koi dove non c'è il cloro. Ma hai fornito anche degli acquari, zoo? No, più che altro privati o aziende che hanno il laghetto di rappresentanza davanti all'azienda, o privati che hanno il proprio laghetto con i propri pesci in casa. Cioè, noi siamo a bocca aperta, perché su quei lavori, cioè, noi non facciamo niente, Roberto, a confronto a questa gente che viene a Guest, cioè mi fa sentire piccolo così. Cioè tutte eccellenze nel loro campo. Allora andiamo avanti un po' di musica, poi vediamo se c'è qualcos'altro. Già, top, Jimmy Bohone, Spank. The Smiths with Ask, che è esattamente quello che stiamo facendo oggi con il nostro amico Luca, che ha giocato a Guess My Job, e in effetti ha uno dei lavori più random che abbia mai sentito, che alleva pesci, carpe koi. Allora, siccome io ho esaurito le domande, perché ci sarebbero una migliaia da fare, io passo le domande al pubblico, e c'è Max Press che voleva fare una domanda. A voce però, Max Press, perché il microfono non sappiamo dov'è. Vai. Ma quante ne hai? Quante ne ho? Questa è una domanda difficile da rispondere. Una settordicina più o meno. Una settordicina. Vabbè, ok, tantissimi allora. Tantissime, settordicina è quando alle elementari studi le unità di misura, ci sono le unità, le decine, le settordicine, le centinaia, le migliaia, insomma. Ok, bene, quindi non ha mai contate. Poi abbiamo chiesto un'altra domanda dal pubblico, volevi sapere qualcosa? La stagione migliore. La stagione, va per fare cosa? No.
In generale, per avere, ok. Allora, perché loro diciamo, vivono tutto l'anno in un lago che potrebbe anche ghiacciare, giusto? non potrebbe, ghiaccia, ed è importante che lo faccia. Le carpe koi, dico una cosa che non ho detto prima, cosa significa carpe koi? Noi le chiamiamo carpe koi, che in realtà è un errore linguistico, una ripetizione. Koi è l'abbreviazione di una parola molto più lunga che è nishikigoi, che in giapponese vuol dire pesci vestiti di broccato. Il broccato è una seta ricamata in oro che ha questi ricami che sembrano in rilievo, e così è dovrebbe essere la tessitura delle scaglie delle carpe koi. Però che sono proprio venerati in Giappone. Non venerati, nella ma mitologia. sono un simbolo di prosperità, di longevità, di resistenza alle avversità della vita. Perché loro vanno d'inverno che si ghiaccia, non mangiano, vanno in una specie di letargo. Esattamente, un letargo di tipo metabolico, come Scodella, i ragazzi di 18-20 anni sono tutti in letargo metabolico. Ecco. Quindi la natura si ripete. Lì non c'è stagione. No, sono sempre così. Quindi, d'inverno, diciamo, sì, è comunque bello anche in inverno, il laghetto è godibile perché non è come una piscina che a settembre la chiudo e ci metto il telo sopra. Il laghetto è bello in tutte le stagioni, anche con la neve. È chiaro che il massimo della fruibilità ce l'ha in primavera ed estate. E mi hai detto che ci sono filtraggi particolari, non come una piscina, cioè un filtraggio fatto dalla natura praticamente. Esattamente, è un filtraggio di tipo biologico, perché nella piscina c'è il cloro, comunque ci sono degli agenti chimici che depurano l'acqua, mentre in un laghetto di carpe koi c'è un filtraggio di tipo biologico, ci sono i batteri depuranti, batteri buoni, quindi non patogeni, che depurano l'acqua e lo fanno in tempo reale, e questo è fondamentale. Quindi per dei pesci. È una, come si chiama? Un ecosistema. Un ecosistema, stavo a vedere microecosistema, però un ecosistema. No, macro anche, perché è grande, è un ecosistema di tipo artificiale, ma comunque sia un ecosistema. Ma pensa un po'. Chi l'avrebbe mai detto, Roberto? Te l'avresti mai detto? No. Alzo le mani. Allora, passiamo. Tu mi avevi detto che hai sempre questa colonna sonora, perché ti avevo chiesto di nominare un disco limone, perché chiediamo a tutti i nostri ospiti, però non ti serve perché a casa hai sempre un sottofondo, e il sottofondo non è una musica, però. Non è una musica, è la musica della natura, cioè le rane, i grilli, e poi visivamente le lucciole, che in questo periodo ce ne sono tantissime. Sono stupende le lucciole. E sono uno spettacolo. Perché c'erano qualche anno che erano un po' sparite. Ma è un animale molto delicato, la lucciola, perché è molto sensibile agli inquinanti, pesticidi, eccetera, ed è bellissimo perché ha la bioluminescenza, che è un fenomeno naturale. Ce l'hanno solo loro? No, anche alcuni pesci ce i l'hanno. pesci abissali, sì. E basta. Però riuscire a far luce non è banale. No. Io ci ho provato, mi sono sforzato, ma non ci sono riuscito. No, niente. No. C'era un'altra domanda che volevo fare. Ah sì, ma se sei un amante di animali in generale, sei tipo un vegano, sei tutto vivi tra gli animali come... Vivo tra gli animali, ho diversi animali, ho tantissime carpe koi, 5 cani, 5 gatti e un figlio. E quale ti dà più problemi? L'ultimo. No, scherzo, bravo, anzi lo saluto, ciao Pietro. Se ci ciao stai Pietro. ascoltando. E Pietro è felice di queste tue attività? Pietro è felice di queste mie attività, mi dà una mano ogni tanto e quando invece viene con i suoi amici si diverte tantissimo a stare nel lago anche. E Max Press aveva detto un'altra cosa, ma che si litigano tra di loro questi pesci? Allora no, sono solitamente molto pacifici. A volte capita quando al venerdì sera che escono, bevono un po' troppo e intorno non ci può scappare la rissa, ma solitamente sono molto pacifici. Io immagino te in giro con una carpa a guinzaglio dentro una vasca sulle ruote che va in giro. Cioè. No, sono banali da trasportare, anzi sono animali che più sono grandi più sono difficili da muovere, perché loro hanno uno scheletro osseo esattamente come territoriali? No, assolutamente okay. no. Però hanno uno scheletro osseo, noi non ci pensiamo allo scheletro dei pesci, ma lo scheletro dei pesci non è sottoposto... Io lo penso ogni volta che vado a mangiare a Saretina, che lo puliscono loro però. Sì, però la cosa è strutturale, cioè noi abbiamo uno scheletro che è abituato alla gravità terrestre, il loro scheletro è come in assenza di gravità perché vivono sospesi nell'acqua, grazie a un organo interno che si chiama vescica natatoria. Ma a parte, cosa fa questo? Questa vescica natatoria è un palloncino bilobato che sta sotto la colonna vertebrale che gli permette di stare in equilibrio idrostatico, cioè né andare a fondo né stare a galla. Che dove l'hanno progettato i sommergibili? I sommergibili, esattamente, quello lì l'hanno copiato da Leonardo. Anche... la vescica natatoria, non tutti i pesci ce l'hanno, ci sono pesci primitivi che non ce l'hanno, ma le carpe koi ce l'hanno.
E il loro scheletro è molto delicato quando le tiri fuori dall'acqua, perché passano da assenza di gravità a presenza di il loro gravità. peso corporeo. E più sono grandi, più sono delicati, bisogna maneggiarle con molta attenzione. Perfetto, allora quindi una canzone, un disco limone non ti viene in mente Abbiamo niente? messo True degli Spandau. Ok, allora può ti andare. dedichiamo questo disco limone che insieme alle rane Sì. lo metti come sottofondo Può la sera, aiutare, sì. una sera di quelle giuste, a bordo lago. Sì, ci sta. Disco limone. Tempo di limonare. Yes, The Only Way Is Up. Sono qui con Luca che a giocare a Guess My Job, che ha veramente un lavoro di un random che non sarei mai arrivato, che alleva e carpe koi. Abbiamo tutti fatto mille domande, ci sarebbe da fare altre 1000, però seguitelo sui suoi social che è Luca Ceredi Koi Farm su Instagram e su si Facebook. vede dove abita con questi laghi illuminati la sera e organizza anche degli eventi, mi dicevi. Per l'estate organizziamo diversi eventi, sia dedicati esclusivamente alle carpe koi come i corsi di formazione che faccio, sia il prossimo sarà il 28 di giugno, e sia eventi culturali con lo sfondo della natura della Koi Farm, eventi dedicati ai pesci nella storia dell'arte e alla rappresentazione degli astri nell'arte. E per chi come me viene mangiato vivo dalle zanzare è una cosa molto interessante, prego. Ecco, la cosa molto bella è che quando si crea un ecosistema acquatico come un laghetto con i suoi equilibri biochimici, il laghetto diventa una trappola per le zanzare, le quali per chiudere il ciclo vitale devono per forza andare in acqua, poi li trovano dei pesci specifici che se le mangiano, e quindi è una lotta naturale. Chi viene a casa mia rimane sbalordito dal fatto che non ci siano zanzare e quindi non ci sia bisogno di impataccarsi con prodotti repellenti vari, strutto montato a neve, quelle cose lì. Anche perché loro sono anche molto sensibili alle cose chimiche, no? Quindi Sì, esatto, ecco, prima di fare il bagno in un laghetto bisogna farsi una doccia normale, ecco, senza niente, insomma. Cioè, che strano se fare un bagno in un lago. Quanti ce ne sono in un lago dove si può fare il bagno? Ce ne sono abbastanza, sono anche molto grandi. Tipo? Centinaia? No, siamo nell'ordine della cinquantina, 60 forse, ecco. Senti queste cose che si muovono in mezzo. Ma è come quando anche al mare ci sono i pesci, non ci fa il Sì. bagno, però non sono così confidenziali come le No, carpe. non sono lunghi così, di un Mi metro. rendo conto che non sia banale prendere confidenza con dei pesci così grossi, e chi deve toccarli con le mani generalmente è piuttosto inibito perché ha paura che mordano. In realtà la carpa non morde, non ha i denti nella bocca, ce li ha giù nella gola, si chiamano denti faringei, quindi è impossibile essere morsicati da una carpa. Non possono nuocere in alcun modo alla salute umana. Prossimo appuntamento, Roby, io e te ci facciamo un bagno con le carpe. Hai il costumino pronto? Certo, sì. Il fisico da spiaggia ce l'ha e quindi siamo a posto. Altre domande dal pubblico? Max Press. Max che è affascinatissimo da questa cosa, che è un lato di Max Press che nessuno avrebbe mai immaginato. Prego Max, tutte le domande che puoi. Niente, ok, ha finito, esaurite le domande. Roberto? Andiamo avanti un po' di musica che ci verrà, perché siamo tutti ancora processando tutta questa informazione, cioè perché ci ha dato un sacco di informazione che i nostri cervelli, il mio per primi è un po' lento, lo devo processare. Nel frattempo ascoltiamo New Order Blue Monday. Baker Street, Jerry Rafferty, probabilmente il più famoso assolo di sax nella storia della musica, ecco, quella e Careless Whisper sono le due che mi vengono in mente. Che Baker Street è una strada in centro di Londra, non si capisce perché lui ha preso ispirazione di questa strada, perché è un casino quella strada lì. Allora, sono qui con Luca che fa un lavoro veramente affascinante, che alleva carpe koi qui a Cesena, vicino a Cesena, e abbiamo esaurito le domande, perché stiamo tutti processando queste informazioni di questo lavoro random, cioè che non avrei mai indovinato, infatti ho indovinato invece. Allora, le ultime domande rimaste prima di salutarci è: per chi vorrebbe o volesse avvicinarsi a questo mondo, quali sono i requisiti? Cioè, cosa devi avere? Non puoi avere un acquario in casa? No, esattamente, le carpe non sono pesci d'acquario, questo lo dico sempre, neanche da piccole, perché uno dice sì, ma è piccola, ma anche un elefante è piccolo all'inizio, ma se lo fai crescere in bagno poi ci sono delle difficoltà. Okay. Quindi la carpa è un pesce da laghetto, non si adatta bene al box doccia, alla vasca da bagno e nemmeno al bidet.
quindi è molto importante avere un laghetto, fondamentale. Per il laghetto ci vuole il giardino, quindi richiede spazi importanti. Diversamente, per chi logisticamente non può avere questo spazio, esistono i cugini delle carpe koi, che sono i pesci rossi, i carassi, di cui esistono tantissime varietà estremamente pregiate, sempre giapponesi, che peraltro allevo anche quelle. Quelli con le code che sembrano... Con le code a velo, insomma si chiamano i Tamasaba, Ryukin, Shibunkin, Wakin, ce ne sono tantissimi, molto molto belli e molto pregiati per i laghetti piccoli. Le carpe richiedono spazi importanti perché crescono tanto. E chi volesse anche le informazioni ti può scrivere sui suoi social? Sui social c'è l'indirizzo a cui mandare il piccione viaggiatore, ma è più facile il numero WhatsApp. Okay. È più diretto. Poi un'altra domanda, ci sono dei predatori, cioè tu devi difendere i tuoi pesci da diciamo che bisogna starci attenti, sì, ci sono predatori. Anche volpe? La volpe però non entra in giardino perché poi ci sono i cani e poi la volpe non pesca in acqua, però sin da quando nascono ci sono le larve di libellula, ad esempio, che sono un grandissimo predatore di pesci, e larve di altri insetti, di tisco, la notonetta, tutti gli animaletti acquatici che mangiano volentieri delle carpe appena nate. E uccelli? Sì, dopo per le carpe più grosse ci sono uccelli predatori, tipo i trampolieri, quindi airone, garzette, eccetera. Tu non hai quella cosa lì che ogni mezz'ora fa boom, che ho sotto casa mia, porca no, assolutamente no, diventerebbe quando semina il campo dietro casa mia, lui per allontanare gli uccelli c'ha questa cosa di aria compressa che fa tipo boom, uno sparo giorno e notte ogni mezz'ora. No, da me c'è silenzio ed è il bello del... Poi ovviamente qui siamo vicino al mare, quindi ci sono anche aironi, queste cose qua. Ogni tanto però i miei cani che fanno buona guardia. Bene. Altre domande, pubblico? Ma ora è facile dell'intelligenza, quando sono talmente proprio persi nelle loro equazioni in testa per salvare il mondo che proprio non ha lo spazio nei loro cervelli per fare una domanda a Luca. Io penso che abbiamo esaurito tutte le domande, cioè io andrò via da qua pieno di informazioni sulle carpe koi che non avrei mai immaginato. Vedere, però. Sì, sono da vedere. Come no? Perché specialmente questi eventi, che poi il fatto che non ci sono zanzare, io pianto una tenda. Se hai bisogno di un guardiano vengo io, perché mi martellano le zanzare. Sì, è molto bello godersi la serata di fuori senza il tedio delle zanzare. Ma hai detto che anche sei posizionato che il tramonto sul laghetto con le carpe, cioè ti trasporta altrove. Decisamente scenografico, perché ho la fortuna di avere l'ovest di fronte al laghetto e quindi... Ma pensa. Questo aiuta, un bel regalo della natura. Ma noi ti ringraziamo perché è stato illuminante il tuo racconto, cioè per tutti, no? Cioè, perché sono quei lavori che qualcuno deve pur farlo, però conoscere uno che lo faccia non è proprio anche inventarlo, ovviamente. Sì, grazie a voi per questa opportunità. Quando io ho cominciato tanti anni fa, ormai dico sempre più di 20, ma ormai sono anche più di 30, mi piace pensare. Perdiamo il conto a un certo punto, perdiamo nostra il conto, età. esatto. Infatti. Quasi nessuno di quelli che venivano da me sapevano cosa fosse una carpa koi, pensavano fossero pesci rossi con gli steroidi, ecco, roba del genere, ma nessuno le conosceva. Adesso invece, grazie anche alle importazioni dal Giappone, sono diventate molto più famose e sono conosciute da più persone. C'è un'altra eccellenza, che è il bello, a me piace il fatto che sei l'unico in Italia, questa è una cosa fighissima. Sì. Allora, ascoltiamo gli ultimi pezzi di musica, poi salutiamo tutti. Addirittura She Loves You dai The Beatles. Darrell Hall, John Oates, Man It. Siamo arrivati alla fine delle nostre 2 ore qui a Radio Centrale con me, Filippo Nordi, a Romagna Calling. Oggi è stato molto illuminante il racconto di Luca e il suo lavoro particolarissimo di allevamento di carpe koi. Quindi un grandissimo ringraziamento. Vuoi ripetere di nuovo i tuoi social per chiunque vuole venire a visitarti? Sì, allora mi trovate sui social Instagram, Facebook e TikTok con il nome Luca Ceredi Koi Farm, e per visitare basta semplicemente un messaggino su WhatsApp, prenotare la visita, perché ho tante persone che vengono anche da molto lontano e hanno piacere di avere tutta la mia attenzione quando vengono lì, e quindi ho piacere io di non sovrapporre appuntamenti, quindi... E niente perdi tempo, per favore. Certo. Quello sempre. Però è anche importante, vengono anche persone che non hanno il laghetto, non possono averlo, però sono affascinate da questo mondo, okay. E io sono disponibilissimo a farglielo conoscere. Però comunque stare attento a chi vende le cose, perché ovviamente sono sempre animali, ti affezioni. Certo, se non hanno le condizioni per poterle tenere, semplicemente non gliele vendo. Bravissimo. Allora salutiamo i nostri sponsor sostenitori, che sono Max a Mondoverde, i ragazzi Saretino 152, tutta la banda del Papete. Noi ci saremo domani alle stesse ore, alle ore 12. Vi farei un applauso. Allora.
un'eccellenza italiana, l'unico in Italia è un'eccellenza della Romagna. Grazie a voi. Buon pomeriggio a tutti, a domani. Buon pomeriggio. Sembravi Califano. Grazie.